Ciao, benvenuto. Io sono Enrico Chiolo, mi occupo di Digital Analytics, Web Analytics, questo mondo legato ai dati e in questo video vorrei condividere uno script che ho realizzato nelle scorse settimane e che è molto utile per intercettare l'inoltro dei form, ma attenzione, non semplicemente il fatto che il form sia inoltrato con un evento nel data layer, come vedremo, ma anche riuscire a recuperare tutte le informazioni relative a quell'inoltro, quindi tutte le informazioni che vengono inserite dall'utente all'interno del form vengono automaticamente recuperate e inserite insieme al nostro evento del data layer in modo tale che possiamo farci sostanzialmente quello che vogliamo, abilitazione di conversioni avanzate, inoltre in uno sheet, insomma quello di cui potremmo aver bisogno. Ho cercato di rendere lo script il più possibile generico in modo che funzioni con qualsiasi tipologia di form. L'ho testato su un po' di siti, l'ho condiviso un po' in giro per farlo testare. Funziona quasi sempre. In alcuni casi specifici ci sono dei bug, però in realtà sono facilmente sistemabili. E a fine video vi dico anche come recuperare questo script, così potete scaricarlo e testarlo sui vostri container. Bene, direi che possiamo cominciare. Ok, eccoci qui. Provo a zoomare un po' così si vede un po' meglio. Lo script in realtà è abbastanza semplice, quindi non è molto complesso. Cosa fa e come si comporta? Ve lo illustro così magari potete anche effettivamente modificarlo se ne avete questa necessità. Innanzitutto andiamo a recuperare tramite query selector all tutti i form presenti sulla pagina. Naturalmente questo è un tag HTML custom di GTM, quindi gira tutto su Google Tag Manager, che viene attivato al caricamento della pagina in modo tale che i form siano effettivamente presenti. A questo punto quello che fa è iterare ogni form, andando ad aggiungere un listener sul submit di quel form. Attenzione che questo non lo rende molto preciso perché non controlla l'effettivo inoltro del form, ma controlla semplicemente lo start del submit. Quindi, se l'utente ad esempio ha inserito dati erronei, per cui che non consentono l'inoltro effettivo del form, quello che succede è che sostanzialmente lo script non funziona al meglio. Però, comunque, è già qualcosa. Dopodiché, tramite getAllFieldValue vado a recuperare tutti i campi inseriti dall'utente, quindi tutti i dati che l'utente ha compilato sul nostro form. Questo indipendentemente dal numero di campi, dalla tipologia di campi. In particolare recupero input, text area, select e dei checkbox. Ok, quindi sostanzialmente vado a recuperare questi campi qui. In realtà se ci sono altri input comunque vengono recuperati, ok? Però non vengono gestiti ad hoc. Quindi non gestisce sicuramente tutte le casistiche di cui avreste bisogno su form completi, però già gestendo input, text area e select gestisce il 90% dei form, soprattutto magari form semplici di lead generation. Cosa fa? Va a recuperare questi campi, li mappa tramite l'input name o l'id, se non è presente l'attributo name nei campi di input. Qui fa un check particolare sulle checkbox che vengono gestite poi come array di valori, ad esempio. Stessa cosa per i radio. A questo punto, dopo aver mappato tutti i campi e recuperato il valore di tutti i campi, ritorna tramite questa funzione sostanzialmente un oggetto che contiene al suo interno tutti i campi compilati dall'utente. Dato che questo lavoro lo fa sostanzialmente al submit del form, quei campi saranno compilati, quindi noi avremo un ID o il valore dell'attributo name di quel field del form combinato con l'effettivo valore inserito dall'utente. E a questo punto, vabbè, qui ci sono ancora dei console log che io vi lascio se volete testare il form. A questo punto, alla fine della fiera, cosa fa? Va a pushare nel data layer, e qui non c'è un controllo sul fatto che il data layer venga creato, anche questa cosa qui potreste aggiungerla per evitare errori, per evitare di pushare dentro un oggetto che non esiste.
però immagino che se avete installato Google Tag Manager l'oggetto data layer esista, a meno che non utilizzate per n motivi di vostro interesse un altro oggetto. A quel punto va a inoltrare un evento che io ho chiamato Form Submitted Custom. Questo sarà l'evento, diciamo, custom da utilizzare all'interno del come attivatore personalizzato. Pusha un form ID o un form name, se presente, pusha tutti i field vari ed eventuali e a quel punto qui c'è solo un piccolissimo controllo sul warn in cui ci dice, vabbè, guarda, data layer non è definito, eccetera. In realtà, se non è definito, potremmo crearlo noi. Quindi questa cosa effettivamente potrebbe essere gestita un po' meglio. Fatemi vedere se c'era qualcosa. No, diciamo che questi sono un po' tutta la gestione del form. Lo vediamo dal vivo, quindi vediamo come funziona, lo testiamo, vi faccio vedere cosa effettivamente viene deliberato. Ok, eccoci qui, sono sul mio sito dove effettivamente possiamo testare il form in tranquillità. Prova a inserire un po' di campi. Ok, come vediamo qui ci sono due campi di tipo input, una text area e un altro input per la mail. All'inoltro effettivo del form, ok, come possiamo vedere in debug, arriva un evento che si chiama form submitted custom. Ok, questo evento qui, che è l'evento che noi abbiamo generato. Qui noi abbiamo un fake ID, ok, questa cosa qui forse nel form di base non c'è, io la utilizzo per gestire magari offline conversion, eccetera, assegnare un ID al lead. Form ID che in questo caso non aveva né un nome né un ID, ma questo è deformazione di Squarespace. Field value. Field value recupera il name o l'id del form, in questo caso abbiamo questo id inutile, però qui abbiamo il nome, il cognome, la mail, ok, questo field con la mail e questo field nella sezione come posso aiutarti, quindi tutto il testo inserito dall'utente. Ok, fatto ciò possiamo andare a utilizzare, come ho fatto io ad esempio, questo attivatore per recuperare tramite variabili data layer queste informazioni, cosa che io ad esempio qui ho già fatto, quindi queste informazioni vengono effettivamente recuperate, come vediamo qui c'è l'id del field della mail che viene recuperata e queste informazioni poi possiamo usarle nel modo in cui preferiamo. Quindi inviando ad esempio aggiungendoli per l'advanced matching a meta, utilizzandole come informazioni su Google Ads per abilitare le conversioni avanzate, possiamo farci più o meno quel che vogliamo. È molto interessante come script, io ve lo lascio nella descrizione, vi metto un CodePen o comunque un drive dove trovate un txt che potete copiare. Quello che dovrete fare per farlo funzionare è creare un tag HTML personalizzato, inserire come attivatore l'attivatore di finestra caricata su tutte le pagine o solo su alcune pagine se volete che vada a funzionare solo su alcune pagine, e non previene l'inoltro del form, ok? Quindi non ci sono controlli strani che possono effettivamente andare a disturbare in parte il funzionamento del vostro form, quindi abbastanza sereni da questo punto di vista. Non dovrebbe crearvi particolari problemi, però eventualmente segnalatemi se ci sono problemi, se qualcosa non funziona, proviamo a migliorarlo insieme. Testatelo, provatemelo, fatemi sapere di più e ci vediamo in un prossimo video.